La Luna non è stata catturata, la Luna non si è staccata dalla Terra, la Luna non si è formata contemporaneamente alla Terra, ma è stata il frutto di un grande impatto tra due pianeti, la Terra primordiale e un altro pianeta grande più o meno quanto Marte. Questo accadeva 4 miliardi e mezzo di anni fa. Di lune nel Sistema Solare ce ne sono tante, decine. Per noi però è la Luna, non una Luna. Quando l'uomo ancora viveva senza luce elettrica, senza luce a gas, nel buio magari ancora delle foreste, la Luna era una salvezza spesso. Quindi nasce un rapporto che è differente da quello che c'è con il resto del cosmo. Di solito le lune sono molto piccole rispetto al pianeta, invece nel nostro caso è come se fosse un sistema binario. Le maree, quelle che noi vediamo, sono legate appunto a un fenomeno fisico, la rotazione della Terra sul proprio asse, la rotazione della Luna attorno alla Terra e la forza di attrazione gravitazionale si sommano e fanno sì che ci sia una forza reale che attrae, diciamo, l'acqua, o meglio, attrae tutto, non solamente l'acqua, anche la roccia. La Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra perché le forze mareali che ci sono tra i due corpi hanno frenato la rotazione della Luna attorno al proprio asse. In questo modo la Luna mostra sempre la stessa faccia perché la velocità di rotazione attorno alla Terra è uguale alla velocità di rotazione attorno al proprio asse. La superficie della Luna non è una superficie liscia e omogenea. In antichità si immaginava che tutti i corpi celesti fossero delle sfere perfette. Delle sfere che erano in realtà dei pianeti. La Luna ai tempi di Aristotele era considerata un pianeta. Bisogna aspettare un po' di secoli fino ad arrivare a Galileo Galilei che punta il suo telescopio verso il cielo e osserva la superficie della Luna accorgendosi che non è liscia. Galileo guarda la Luna e che cosa vede? Vede dei mari, vede delle montagne, vede delle catene montuose, dei crateri. Si percepiscono anche a occhio nudo. Quelle macchie scure che vediamo sulla Luna, che vengono detti mari, in realtà non sono di liquido, non è un mare vero e proprio. Lo sono stati in passato, dei mari di magma, dovuti a grandi impatti. Questi impatti hanno spaccato la crosta lunare, il magma è fuoriuscito e ha creato questi plateau. Sono scuri perché più giovani rispetto al resto della superficie, quindi ci sono meno crateri, meno colpi di asteroidi, meteoriti o comete. Tutti i segni che noi vediamo sulla superficie della Luna non sono stati cancellati da nessun evento atmosferico. Questo perché la Luna non ha atmosfera, quindi qualunque oggetto, incluso il piede di un astronauta, tocca la superficie lunare, lascia un'impronta indelebile. Il Sole è l'oggetto celeste più grande del nostro Sistema Solare. Il 98% della massa che contiene il Sistema Solare fa parte del Sole. È la fonte di energia principale. Tutto quello che noi oggi chiamiamo energia, non solamente le fonti rinnovabili, l'energia solare, il vento, sono tutti frutti di quello che è avvenuto all'interno del Sistema Solare e grazie al Sole in circa 5 miliardi di anni. Questa è l'età del Sole e del Sistema Solare. Il Sole nasce da una nube di gas. Questo gas, a causa della forza di gravità, ha iniziato a collassare. Mano a mano che il gas è andato a precipitare verso questo centro di attrazione, le pressioni e le temperature sono aumentate. Il sistema ha iniziato a ruotare. Iniziando a ruotare ha fatto sì che si creassero delle specie di grumi. Questi grumi, nuovi centri attrattori di gravità, sono gli attuali pianeti o tutto quello che c'è ad oggi attorno al Sole nel Sistema Solare. Il Sole è una stella medio-piccola, gialla. Perché gialla? Perché la sua temperatura superficiale è di circa 6.000 gradi. A 6.000 gradi la luce emessa dagli elementi chimici che costituiscono il Sole, principalmente idrogeno ed elio, è giallina.
Questo è il motivo per cui noi vediamo la luce, lo spettro elettromagnetico del visibile. Se il nostro Sole avesse emesso principalmente un'altra frequenza, i nostri occhi avrebbero visto, non lo so, le onde radio, i raggi X. Il nostro Sole è ciò che ci ha dato la vita, è ciò che consente la vita sulla Terra, ma anche l'oggetto astronomico più pericoloso vicino a noi. Quello che oggi è lo space weather, cioè lo studio di queste modificazioni, di questi cambiamenti, viene fatto perché la stella che ci dà la vita è anche una stella da monitorare e controllare per poter prevenire fenomeni molto gravi.